Io vi ringrazio e ringrazio la Fisi perché possiamo dire quello che i politici dicevano in un altro modo quando dicevano abbiamo una banca, gli serviva per fare la roba loro. Noi abbiamo un sindacato e non ci serve per fare la roba nostra, ci serve per combattere per i diritti di tutti, perché noi adesso al freddo abbiamo preso anche un po' di pioggia, l'umidità sale da sotto, ma perché stiamo qui adesso? Non stiamo qui per i diritti nostri, noi stiamo qui anzitutto per i diritti di quelli che ci hanno perseguitato, di quelli che ci hanno sputato addosso. Noi siamo qui perché stiamo liberando loro, non stiamo liberando noi siamo liberi, noi siamo liberi. Noi siamo privilegiati, non siamo sottoposti alle regole che gravano su di loro, che li rendono schiavi del loro ruolo e che li immettono in un ruolo in cui ci fanno da carnefici, ma non siamo noi dietro le sbarre, sono loro dietro le sbarre dietro a cui ci hanno messo, sono prigionieri loro. E il nostro lavoro, quando portiamo i nostri corpi e disobbediamo e ci trascinano via, i fratelli delle forze dell'ordine ci trascinano via, a volte anche in lacrime domandando scusa, lo sappiamo quello che state facendo, lo sappiamo, siamo con voi, ma non possiamo parlare. Sì, forse dobbiamo parlare, tanti nostri fratelli adesso sono a casa sospesi, e quando facciamo questo, quando portiamo lì i nostri corpi, quando siamo con i nostri corpi in sciopero della fame, in questo momento ci sono decine di persone in sciopero della fame, in uno sciopero a staffetta che arriverà fino al 31 marzo, fino alla primavera, perché noi siamo la primavera, noi non la aspettiamo, noi la stiamo preparando. E queste decine di persone in sciopero della fame che sottraggono il loro corpo al potere che li sta violentando, lo stanno facendo, che lo sappiano o non lo sappiano, anzitutto per liberare i nostri persecutori. È assurdo, lo so, è assurdo combattere per il diritto dei tuoi persecutori, ma noi ci battiamo per i diritti di tutti e stiamo facendo in modo che loro possano scegliere se fare ancora su di sé la quinta dose, la sesta dose, tutto, ma perché possano sceglierlo. Quindi non si sente così. Allora anch'io ho dormito in terra, questi giorni ho dormito in terra, lui dice ha dormito in stazione, questi giorni ho dormito in terra in un albergo perché non si poteva dare una stanza. Allora cosa significa essere non violenti in questa situazione? Significa dire io da qui non mi muovo, significa dire io questa cosa, io non obbedisco. Non obbedire deve diventare l'imperativo più grande. Disobbedire perché? Perché noi dobbiamo obbedire a una forza più grande, non solo una forza qua dentro, molto più grande, quella della coscienza, ma la forza del diritto, perché questo Stato è fuori legge. Loro dicono ma tu devi obbedire alla legge, ma sono loro i fuori legge, sono fuori dalla Costituzione, sono fuori dal diritto internazionale, sono fuori di testa, sono fuori da tutto, perché hanno perso il senno, perché non sanno più come reprimere questo movimento che cresce sempre di più. E tutti noi che siamo qui adesso, tutti, non ce n'è uno che vorrebbe fare il cambio con i nostri persecutori, non ce n'è uno, non ce n'è uno. Ma com'è possibile? Noi siamo quelli schiacciati, noi siamo quelli sottomessi, noi siamo i sorci, eppure non faremo mai il cambio. Allora noi dobbiamo riconoscere
che la libertà che ci siamo presi è una libertà per cui è necessario pagare, è necessario combattere. Quindi è vero, stiamo soffrendo, è vero, la stiamo pagando cara, ma non l'abbiamo ancora pagata estremamente cara, dobbiamo pagare di più, perché questa libertà è preziosa ed è per tutti, e abbiamo ancora da pagare il prezzo di una lotta lunga e che deve arrivare avanti ancora per mesi. E questo sindacato e il Comitato di Liberazione Nazionale e la non violenza e la sottrazione dei corpi al potere è una lotta che sta solo cominciando. Dalla prossima settimana saremo davanti a tanti comuni semplici, immobili, fermi, con un cartello. Null'altro che i nostri corpi, quei corpi che ci vogliono sottrarre, quei corpi che dove il potere vuole entrare, ma se al potere tu dai le chiavi del corpo, il potere non esce più. È come quando dai le chiavi di casa al ladro. Non puoi pensare che il ladro si prenda solo il caffè, perlomeno si porta via la macchinetta. Allora, noi, dicevo, abbiamo un sindacato. No, noi siamo un sindacato. Adesso abbiamo un dovere. Ciascuno di noi conosce una, due, tre persone non iscritte. Noi dobbiamo andare e moltiplicarci. Okay? Lo dobbiamo fare. Perché i numeri, anche in questo caso, possono dare un peso politico al sindacato. Ognuno di noi conosce 2 o 3 persone che devono iscriversi ancora. Le dobbiamo andare a chiamare e dire: questa è l'assicurazione sulla vita che mancava, questa è l'assicurazione sulla vita che ti stanno togliendo, questa è l'assicurazione sulla vita del diritto, per il diritto alla vita, diceva Marco Pannella quando nel 1995 disse una frase che io porto ancora stampato dentro e che spesso ripeto. Egli disse: quando questi farmaci saranno resi obbligatori, allora si aprirà la strada al vaccino contro il dissenso. Questo è il vaccino contro il dissenso, il marchio dello Stato, senza cui i tuoi diritti scadono ogni 48 ore, scadono ogni 4 mesi, secondo il capriccio dei draghi, non di Draghi, dei draghi, perché il problema non è lui, non è Draghi, ma tutti i draghi che ci sono dietro. E allora noi dobbiamo restare a terra, essere molto concreti, moltiplicarci. Andando a casa ce lo dobbiamo ricordare, questo impegno è un impegno comune per tutti noi, perché lo possiamo fare facilmente. Che sia il marchio della bestia, a chi piace se lo prende, a noi non piace, noi siamo senza marchio, non siamo bestie, non siamo un gregge, siamo esseri umani. Quello che abbiamo detto l'altro giorno è: un uomo senza Green Pass è un uomo. E questo è il sindacato della liberazione del paese. Questo è il sindacato del ritorno all'umanità del diritto, perché non si può più difendere il lavoro senza difendere l'uomo, non si può difendere il lavoro senza difendere la Costituzione, non si può difendere il lavoro senza difendere l'integrità dei corpi. Quindi dobbiamo una gratitudine grande a tutti quelli che hanno fin qui permesso questo, che era molto lontano dall'essere possibile. Quindi veramente grazie al sindacato, grazie a Ciro che l'ha reso possibile, grazie a tutti noi